Il Vivaldi ritrovato. Così la costanza trionfante emerge dall'oblio. Dopo 3 secoli di silenzio, una porzione significativa dell'opera La Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, finora considerata perduta, torna alla luce. La scoperta è merito del musicologo e direttore d'orchestra Federico Maria Sardelli, che ha ricostruito 18 arie, 17 arie più un duetto, appartenenti all'opera, restituendo un nucleo consistente e coerente del dramma. Un lavoro di ricomposizione, non di ritrovamento casuale. Sardelli precisa che non si è trattato del classico ritrovamento di un manoscritto nascosto in uno scaffale dimenticato, ma di un paziente scavo documentale attraverso biblioteche e collezioni d'Europa. Partendo dalle 7 arie già note, individuate nel 2001 nel castello di Berkeley, il musicologo ha identificato nuove tracce sparse, alcune provenienti da biblioteche tedesche, altre da versioni riciclate in opere successive di Vivaldi o trasposte da cantanti che le avevano diffuse nel repertorio. I recitativi originali restano tuttora mancanti, ma il corpo di arie recuperate è già sufficiente per restituire coerenza drammatica e musicale all'opera. Sardelli spiega che l'operazione consiste in un mosaico da ricomporre, tante tessere disperse, oggi avvicinate con intuizione e metodo. Quanto recuperato e cosa significa? Le 18 arie costituirebbero circa un terzo dell'opera, secondo le stime riportate. Questo volume di materiale è già sufficiente per delineare la trama, capire i rapporti tra i personaggi e restituire quel respiro narrativo che fino ad oggi era perduto. La scoperta apre una finestra sulla produzione mancante di Vivaldi. Dei 94 titoli che lui stesso dichiarava di avere composto, oggi si conserva meno di un quarto. Ogni frammento recuperato ha dunque un peso anche simbolico nel ridisegnare il panorama vivaldiano. Gli eventi a Lucca e il coinvolgimento culturale. La città di Lucca, in Toscana, sarà teatro della celebrazione di questa riscoperta. Sono previsti 2 appuntamenti. Giovedì 16 ottobre, ore 15, presso la Cappella Guinigi del complesso di San Francesco, si svolgerà un convegno di studi con interventi del maestro Sardelli, Lorenzo Mattei e Alberto Battisti. Domenica 19 ottobre, ore 21, nella chiesa di San Francesco si terrà la prima esecuzione assoluta delle arie ritrovate. L'orchestra barocca a modo antiquo, diretta da Sardelli, accompagnerà solisti come Valeria Lagrotta, Cecilia Molinari, mezzosoprano, e Valentino Buzza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sostiene l'intero progetto, che comprende anche la prima registrazione integrale dell'opera. L'ingresso al concerto sarà gratuito, con prenotazione online, trama e anticipazioni. Sardelli ha descritto La Costanza trionfante come un dramma tipico del Settecento, con intrecci di potere e amore contrastato. Ambientata nel regno di Farnace, la vicenda vede il re costretto alla fuga, la regina Doriclea opporsi alle pressioni del conquistatore Artabano e la principessa Eumena resistere a sue avances. Non mancherà un finale felice, secondo le indicazioni attuali. La portata drammatica, unita alla tensione amorosa e politica tipica del genere barocco operistico, rende questa opera particolarmente significativa rispetto ad alcune forme più leggere dell'epoca. Riflessioni e prospettive. Questa scoperta non è solo un evento da cronaca musicale, ma mette in rilievo le potenzialità ancora aperte nella musicologia barocca. Opere un tempo considerate perdute possono emergere da brandelli documentari, se qualcuno ha il coraggio e la pazienza di cercare. Federico Maria Sardelli, già noto per le sue esplorazioni nel catalogo vivaldiano, si pone ancora una volta come figura chiave per colmare le lacune del repertorio. Naturalmente resta ancora tanto da fare. I recitativi mancano, alcune parti dell'opera sono ancora assenti e serve un lavoro critico attento per integrare le sezioni frammentarie in un tutto credibile. Ma anche con questo tassello oggi riemergente, il ritratto di Vivaldi si arricchisce, come un puzzle che si rimette insieme lentamente, un pezzo alla volta.